Amiche, davvero siamo così condizionate dall'industria del make-up, così influenzate dalle tante beauty creator che ascoltiamo quotidianamente da continuare a comprare make-up, uscita su uscita, senza più avere davvero il controllo? Ecco, questa è un po' una riflessione che sto facendo negli ultimi tempi e che vorrei condividere con voi dopo aver visto un po' di articoli, di nuovi trend anche sui social che ci invitano a riflettere su questo iperconsumismo, su questo eccesso di acquisto. Tutte le mattine ci svegliamo, tutte le mattine ci sono dei prodotti nuovi o finti nuovi, perché poi bisognerebbe capire se sono davvero delle formule che non si erano mai viste. Ti trasmettono questa sensazione di perdere qualcosa. Magari io ho comprato 3 giorni fa un blush e oggi scopro che c'è quest'uscita di un blush che devi avere, questi must have che dobbiamo avere, che ci danno un po' questa sindrome di perderci qualche cosa. Ma sarà proprio così? Avete mai sentito invece parlare del Project Pan, che è un po' il trend contrario, il trend che ci invita, pensate un po', a sfidarci, a consumare, portare a termine i nostri prodotti make-up? Vediamolo insieme. Oggi una cosa un po' diversa, un po' di riflessioni allo specchio. Allora, amiche, lo sapete, io sono una grande appassionata di make-up, al punto da aver aperto questo canale per mettermi in contatto con altre signore come me, con la stessa passione. Però ultimamente ci sto un po' pensando, cioè non vorrei che questo iperconsumismo, questa corsa pazza delle nuove uscite di trucco e anche di skincare, ma parlo principalmente di trucco, ci abbiano un po' preso la mano, e mi metto naturalmente dentro nel calderone anche io. Sono così tentata dai nuovi colori, dai nuovi packaging, dalle nuove collezioni, che vorrei veramente comprare tutto, e quando poi vado e mi devo limitare magari a un pezzo o due, semplicemente perché so che non ce la farei ad utilizzarlo, o perché sono quelli i colori che mi stanno bene, quindi non avrebbe senso comprare delle shade che poi non mi valorizzano, ecco, mi sembra sempre di non avere abbastanza. Poi arrivo a casa, non so più dove mettere le cose. Quando ogni tanto devo fare i repulisti e buttare qualcosa perché è andato, mi piange il cuore e mi sento pure in colpa. Fatto sta che la mattina dopo magari vedo un video di qualche creator che mi piace, che seguo, di cui mi fido, perché ce ne sono alcune che hanno proprio conquistato nel tempo la mia attenzione e la mia fiducia, e mi parlano benissimo di un prodotto, e la voglia di provarlo è davvero molto forte. Ma naturalmente, come dire, di faccia ne ho una soltanto. Posso pure truccarmi tutti i giorni, ma non ce la farò mai a finirlo. Ecco, questa tendenza a comprare tantissimo, ad accumulare, lo avrete visto soprattutto se state sui social, anche quelli un po' più giovani. Io non ci sono su TikTok o su altre piattaforme, ma anche mi basta vedere qua su YouTube. È un continuo di Amazon must have, le nuove uscite che non puoi perdere, ma questo non solo nel make-up, nell'abbigliamento, negli accessori, nell'arredamento della casa. Siamo un po' bombardati, ma a mio avviso, soprattutto per quanto riguarda il settore estetico, il make-up, la skincare, è una roba che non ci si arriva veramente in fondo. Ecco, volevo farvi un pochino di riflessioni e cercare di capire con voi allora cosa dobbiamo fare, soprattutto se siamo delle appassionate e lo sappiamo che il momento dell'unboxing, il momento in cui scartiamo il cosmetico nuovo, per noi è un momento di grandissima gioia, però bisogna anche riflettere un attimo, perché quelli sono i nostri soldi, e dobbiamo capire se li spendiamo, come li spendiamo, ma anche e soprattutto se vogliamo far parte un po' di questa esagerazione che comunque mette in circolo una quantità esagerata di roba che, tra l'altro, ripeto, ha anche una scadenza.
Ecco amiche, perché poi ogni cosa ha un po' la doppia faccia, cioè così come da un lato è bellissimo scartare un cosmetico nuovo e iniziare ad utilizzarlo, dall'altro lato, almeno a me personalmente, quando vedo certe mie palette di ombretti che stanno lì da tanto tempo, magari da più di un paio d'anni e sono molto lontane dall'essere terminate, un po' di tristezza mi viene perché stanno lì a ricordarti, sì, mi hai comprato, ma non mi utilizzi. E quindi ecco, c'è un po' questa alternanza tra l'euforia del nuovo acquisto e poi il make-up che si accumula. Tra l'altro c'è anche una questione di spazio, di conservazione, ecco, non tutte abbiamo a casa quelle stanze dedicate al beauty con infiniti cassettini, quel concetto di restocking per cui vediamo persone comprare quantità industriali di cose e con quel rumorino di fondo, no? Ta 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 ta, metterle per bene a posto nei cassetti. Devo dire che tutto quello è molto affascinante da vedere, ma con un occhio magari realistico, rendendosi conto che è pura vendita, è puro marketing e non dobbiamo entrare nelle nostre case, nei nostri bagni, aprire il cassetto e avere 5.000 ciprie, 5.000 rossetti, 5.000 di tutto. Cosa fare? Allora, io un po' ci ho pensato e ho anche cercato in giro se ci sono delle controtendenze, che effettivamente, come vi dicevo, ci sono. Io ho trovato già da qualche anno dei gruppi di persone che chiedevano come fare a terminare il loro make-up, a non lasciarlo ammuffire lì. Si sono date degli obiettivi ed è uscito fuori questo Project Pan, di cui magari avete già sentito parlare, io no, che è una sfida un po' con se stessi a consumare i make-up che si ha già in casa senza comprarne del nuovo. Da cosa viene questo nome? Il pan è un po' il contenitore del make-up e Project Pan significa, vi faccio vedere ad esempio questa cipria, arrivare a consumare finché non vedi il pan, cioè finché non vedi il fondo. Ecco, con alcuni prodotti, ad esempio per me è più facile se parliamo di fondotinta, se parliamo di correttori, se parliamo di rossetti. Già se parliamo di palette o di ciprie, soprattutto queste qui compatte, per me vedere il fondo è già molto difficile. Oppure ho tantissime matite occhi, tantissime matite labbra, ma poi alla fine tanto utilizzo sempre quelle 3-4, quei colori che mi piacciono e quindi dopo un po' si seccano e prima o poi devono essere tolte di mezzo. Allora ho un po' cercato sul web e ho visto diverse influencer che hanno parlato di questo Project Pan, magari hanno anche provato a farlo, hanno fatto degli esperimenti, ma dal mio punto di vista rischia di diventare un po' anche quello un trend e non una presa di coscienza vera e propria e anche ad avere degli risvolti negativi. Sono così chiesta se fossi disponibile anch'io a provare un Project Pan, cioè scegliere qualche pezzo di make-up e arrivarci in fondo, cioè utilizzarlo finché non l'ho finito. Allora amiche, si può fare, ma secondo me ci sono dei piccoli ma da tenere in considerazione. Allora, se io devo per esempio prendere una palette come potrebbe essere, vi faccio vedere sempre la stessa, ma è molto esemplificativa, questa di Cosmify, e pensare di arrivarci in fondo, io amiche me la porto nella tomba e soprattutto devo utilizzare dei colori che magari non mi piacciono solo perché li devo terminare, non diventa un po' una punizione? Ecco, mi sembrerebbe un po' un'esagerazione. Se l'ho comprata e ho fatto uno sbaglio, non è questo il caso perché io utilizzo diverse delle shade che ci sono qua, ma ammettiamo di aver fatto uno sbaglio. Non è forse meglio rifletterci un pochino, perdere un pochino di tempo per capire la prossima volta su che tipo di acquisto vale la pena investire e non auto-obbligarsi a finire una cosa che magari non ci piace o non ci sta più bene? Non lo so, sarebbe sicuramente di grande soddisfazione vederla vuota, però
io preferisco truccarmi la mattina con cose che in questo momento della mia vita mi stanno bene, e devo dire che con la velocità con cui si cambia, soprattutto ad una certa età, è difficile che compri una cosa oggi, tra 4 anni, 3 anni, 2 anni ancora ti piace. Ecco perciò che secondo me la sfida non è tanto impegnarsi a tutti i costi e per forza ad utilizzare quello che hai, ma magari a riflettere un pochino meglio su quello che compri e la prossima volta non farti prendere dalla novità, ma magari perdere un pochino di tempo per capire quali sono quelli che veramente ti stanno bene, che veramente utilizzi, e provare comprandone pochi. Detto questo, il principio di per sé è anche comprensibile, è anche apprezzabile, e devo dire che io sono una di quelle persone che quando arrivano in fondo a qualcosa, per esempio adesso vi faccio vedere questa cipria che avevo di Kiko, l'ho proprio spolpata, non c'è più neanche il pezzo di metallo, è venuto via tutto, e mi ha fatto molto, molto piacere, perché dà una certa soddisfazione arrivare in fondo ai prodotti. Che cosa si può anche fare per evitare di accumulare e poi dover buttare? Ecco, per esempio, una cosa che ho notato è che alcune di noi tendono ad avere delle versioni più economiche di un prodotto, delle versioni più costose, e a preservare la versione costosa un po' con la mentalità del vestito buono lo metto solo all'occasione, poi l'occasione non arriva mai, il vestito non ti entra più, non va più quel modello, ci trovi le tarme e non l'hai mai veramente utilizzato. Quindi la cosa potrebbe essere quella di considerare che ogni giorno vale esattamente come il giorno prima e il giorno dopo, non ci sono occasioni speciali, perché ogni giorno è un giorno della nostra vita e quindi ha lo stesso identico valore. Non è perché oggi vado in ufficio e non vado a una grande cerimonia, non sono sul red carpet, non mi merito di indossare il più bel fondotinta o il più bel rossetto che ho. Invece tante volte, quando vado un po' a guardare nelle trousse delle signore che magari mi chiedono qualche consiglio, vedo che hanno dei prodotti bellissimi, praticamente che non toccano mai. Mi dice: ah, ma sì, quel rossetto di Yves Saint Laurent, o mia dicendo, lo uso soltanto in ma perché? Usalo tutti i giorni e arrivaci alla fine, altrimenti il giorno che lo vai a prendere è andato e non te lo sei neanche goduto. Quindi sfruttiamolo. Un altro metodo che invece penso che farò, al posto di autopunirmi ed utilizzare le cose che non mi piacciono, sarà quello invece di cambiare l'ordine dei prodotti sulla mensola del bagno o comunque del cassetto, perché una cosa che ho notato anche nell'abbigliamento è che tendo a mettere sempre le cose che ho davanti agli occhi. Quindi sono già alcuni anni che io ruoto almeno 4 volte l'anno il mio armadio, faccio delle piccole collezioni molto coordinate tra di loro, basate su una stessa palette di colori, e lascio fuori 2 o 3 mesi, e per quei 2 o 3 mesi ruoto con quei pezzi, poi li metto via e vai con un'altra mini collection. In questo modo ho notato che riesco a sfruttare quasi il 100% del mio guardaroba, e tra l'altro con una facilità maggiore di vestirmi al mattino, perché avendo molti meno pezzi, avendoli tutti davanti agli occhi, li prendo più facilmente, gli abbinamenti sono facili. Quindi ho pensato, per utilizzare di più il make-up che ho a disposizione, che mi piace ma che magari in quel momento neanche mi ricordo di avere, farò questo, cioè delle micro trousse, delle micro collection di prodotti che si parlano bene tra loro, quindi matite e rossetti che stanno bene, ombretti, insomma cose che si abbinano, e le metterò in pole position, in primo piano, sul mio scaffale del bagno, e mi darò, non so, un mese per utilizzare sempre quelle, e poi magari ruotiamo. In questo modo do una chance un po' a tutto di essere utilizzato, e anche magari mi facilito la vita al mattino, che non apro e trovo 50 cose e devo capire che cosa fare. Con questo non voglio dirvi che smetterò chiaramente di comprare, ma sicuramente l'iperconsumo
consumismo, il fatto di farci sentire un po' in difetto perché non abbiamo sempre l'ultimo prodotto, l'ultima novità. Ecco, questo magari no. So che è un trend che colpisce di più le ragazze giovani che stanno tanto sui social, però ecco, vedo che un po' in generale crea confusione anche a noi che arriviamo in questi store, ci sono una quantità di marchi anche nuovi che non avevamo mai sentito, che ci vengono anche presentati e venduti come qualcosa di miracoloso, e poi in realtà hanno delle collection, delle uscite che, se va bene, stanno lì 3 mesi, 4 mesi, poi questi prodotti spariscono. Allora, quello che vi voglio dire, amiche, è che ci sono dei brand storici e quando i prodotti sono veramente buoni stanno lì 20 anni. Ve ne cito uno: pensate al Double Wear di Estée Lauder, li ha passati 20 anni, un fondotinta inarrivabile. Ecco, quello non dura una stagione, amiche, quello ce l'avete lì a vita e non avrete mai la sensazione di esservi perse qualcosa, perché il top del top rimane. Ma ce ne sono tantissimi di prodotti ovviamente così che potrei citare. Quindi anche avere i propri capisaldi che ti fanno stare tranquilla potrebbe essere, sempre continuando il paragone con l'abbigliamento, amiche, un po' la famosa regola dell'80-20, cioè avere un 80% della propria collection basata su degli staple, su dei prodotti testati, su dei prodotti che hanno una lunga vita, che vi faccio un esempio: io ho un paio di rossetti di MAC, ve ne ho parlato recentemente in un video dedicato a questo brand, che per me sono fondamentali, ce li ho sempre nella mia trousse perché so di potermi fidare in termini di colore, in termini di durata, in termini appunto di performance in generale. E poi magari un 20% di quello che compriamo, qualcosa anche in cui ci siamo fatte un po' così convincere, condizionare, in cui vogliamo provare, perché comunque la curiosità e l'amore per questi prodotti chiaramente non ci abbandona mai. Però ecco, non vorrei più avere questa sensazione che a volte ho di essere sballottata tra oddio, sto comprando troppo, mi sto facendo convincere, sto buttando, sto inquinando, perché c'è anche un aspetto devo dire non indifferente, di smaltimento di tutti questi prodotti, delle loro confezioni, delle formule, eccetera, e dall'altra parte questa paura di essere indietro su qualcosa, di perdermi qualcosa che in qualche modo ci fanno sentire. Non mi va neanche di mettermi in croce e di autoflagellarmi per rimediare magari a qualche scelta sbagliata che ho fatto. Pazienza, mi piange il cuore quando devo buttare via. Spero che sia un insegnamento per comprare sempre meglio. Chiudo questo flusso di coscienza che però mi andava proprio di condividere con voi, dicendovi che io qua sul canale spesso e volentieri vi consiglio dei prodotti. L'ho già detto in altri video, ma continuo a ripetere: questo non è un modo per incentivarvi a comprare cose che non vi servono. Allora, io ho provato anche a fare dei video in cui non citavo, non facevo vedere più di tanto i prodotti e vi dicevo: prendete un correttore, io ho questo, voi utilizzate quello che avete a casa. Però poi sotto nei commenti avete iniziato a scrivermi: ma così non ci aiuti, perché se non ci dici nome e cognome dei prodotti io vado e non so assolutamente orientarmi. Ed è giusto, amiche, lo capisco. Quindi mi sforzo tutte le volte di scrivervi nel box in descrizione tutti i prodotti che cito o che indosso o che ho utilizzato, o anche delle altre alternative. Ma ripeto, non prendetelo come un invito a dover comprare tutto quello che vi faccio vedere. Infatti io continuerò a dire nei video: io uso questo, si chiama così, ma voi tranquillamente utilizzate quello che avete a casa. Se poi mi chiedete dei consigli specifici, mi chiedete proprio delle indicazioni precise, chiaramente io ve le do sulla base della mia esperienza, di quello che provo, di quello che vedo sulle altre donne. Però ecco, non vorrei mai trasmettervi, e se è capitato che l'abbia fatto vi chiedo scusa, spero di no, mi impegnerò perché non succeda, ma nel caso vi chiedo scusa,
questa sensazione di dire oddio, se non compro sta cosa non mi truccherò bene, non starò bene, mi mancherà. No, no, sempre di trucco stiamo parlando, quindi non di cose fondamentali della vita, ma di piacere, di cura per se stessi. Però ecco, a nessuno manca niente di fondamentale se non ha il dato rossetto o non ha il dato blush. Questo lo dico a me stessa, lo dico anche a voi, perché vorrei continuare a parlare di queste belle cose con voi, ma senza diventare parte di un meccanismo che invece di darvi gioia, divertimento, sollievo, vi possa mettere un'angoscia legata appunto al discorso degli acquisti. No, amiche, nel caso fatemelo sapere, correggiamo il tiro. Qui ci dobbiamo rilassare, divertire, anche riflettere in questa rubrica di riflessione allo specchio che ogni tanto mi va di fare con voi. Vorrei tanto sentire le vostre impressioni, se avete dei consigli da dare per poter avere sempre una bella trousse ricca, ma mai esagerare. Vi saluto, vi abbraccio, al prossimo video, ciao!